Oltre il 60% delle costruzioni di Haiti sono fatte in cemento, diventato il materiale più comune sull'isola a partire dall'occupazione americana fra il 1915 e il 1934. La tipica casa haitiana è una casa costruita con blocchetti di cemento, il pavimento in terra battuta e il tetto di lamiera. Ognuno si costruisce la propria casa e questo fa sì che le case non siano costruite con una metodologia scientifica, che è stato poi uno dei motivi per i quali queste case sono praticamente tutte crollate. È difficile scardinare dalla mentalità degli haitiani l'idea che il cemento sia il materiale più sicuro e convincerli a usare legno, pietra, paglia o bambù. They believe in what they already know. So they already know concrete, so concrete is for sure. Like if you build in concrete, it's something that's legit, right? But if you're using bamboo, they don't really know how it's gonna work. We have spoken with a lot of people, different education levels, and they all ask the same question. If they shoot at my house, will the bamboo be able to hold the bullet? The answer is no. So. C'è poi una questione di percezione sociale che gioca a sfavore dell'uso di materiali alternativi al cemento. L'utilizzo di materiali alternativi al calcestruzzo non è particolarmente ben visto dalla popolazione locale, ad esempio appunto il bambù o la paglia o il legno sono spesso usati in contesti rurali di campagna. Avere una casa di paglia vuol dire sono ancora messo male, vuol dire che sono l'ultimo, diciamo, non solo povera, ma proprio peggio del povero. Ecco, questo significa la casa di paglia in Haiti. When somebody builds a house in Haiti, it's a big investment. So you're living your whole life putting money away to know that you're going to build one house. And that's, when you do it, you're accomplished. And you see a lot of Haitians, especially in December, taking pictures in front of houses, very well dressed, etc., to send to their family abroad to be like, I have the house, I made it. So it's a status. La filiera del cemento, fondata in buona parte sull'importazione dall'estero, è tuttavia poco sostenibile sia da un punto di vista ambientale che economico. Per quanto riguarda la filiera produttiva del calcestruzzo, le principali materie prime, ovvero la calce e il cemento, inizialmente venivano prese ad Haiti dai fiumi, dai principali corsi d'acqua locali o dalle cave presenti nelle zone di montagna. Negli anni 50 è nata la Cimenterie Nationale, che è il più grande cementificio di Haiti, che inizialmente prendeva la materia prima all'interno del territorio haitiano, ma poi nel corso degli anni ha iniziato a importare gran parte del cemento. I materiali vengono praticamente quasi tutti importati. Le emissioni di CO2 che sono già alte proprio per l'uso del cemento, in più il trasporto e tutto quanto concerne questo iter aumenta maggiormente la problematica. Questo ha un duplice costo, il costo economico, perché ovviamente sono importati da un paese ricco, e un costo di qualità, perché i materiali che vengono importati ad Haiti sono tutti materiali di seconda scelta che non vengono più utilizzati nei paesi dove vengono prodotti. Le alternative al cemento ci sarebbero, il problema è come farle accettare e riuscire a creare una nuova filiera, locale e sostenibile. Les architectes haïtiens et étrangers également doivent continuer avec des recherches continues sur l'architecture, sur la construction et le monde de la construction pour venir avec des matériaux plus légers, des matériaux plus accessibles et des matériaux plus économiques pour rendre la costruzione più durabile. Attualmente non esistono grandi compagnie che trattano materiali come il bambù, come il legno, come la paglia, però sarebbe possibile perché la disponibilità di materia prima c'è, esistono diverse specie di bambù, molte delle quali sono adatte alla costruzione, ma essendo non proprio ben visti dalla cultura locale, diciamo, sono un po' scoraggiati gli abitanti ad iniziare una nuova filiera produttiva. Pour moi, je préfère en bloc. Pourquoi? Parce que dans le milieu qui est moins vivre, c'est plus facile pour faire une maison en bloc. Ça va coûter moins que venir ici pour acheter des bambous transportés à Port-au-Prince. Je ne pense pas que c'est une affaire de préférence ou encore une affaire de... C'est une affaire de... C'est ce qu'ils ont. Parce que
les Haïtiens sont comme n'importe quel autre peuple. Ils travaillent avec ce qu'ils trouvent sur leur espace. Donc, par exemple, le bloc de béton, le bloc de terre, de sable, c'est ce qu'ils trouvent. Parce que la première démarche, c'est qu'on travaille avec ce qu'on a dans son environnement. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des maisons en bloc. Il y a des maisons, d'abord, lorsqu'il y avait le bois, il y avait des maisons en bois et en paille. Maintenant, on a beaucoup plus de maisons en bloc parce qu'il y a une industrie de blocs qui s'est produite. Mais dès que vous allez avoir des industries en montrant les spécificités sur les matériaux, les gens veulent savoir où est-ce qu'ils vont trouver les matériaux. Tra le realtà locali che si stanno adoperando per creare nuove filiere c'è il centro Jean-Dominique di Marmelade, dove la coltivazione di bambù, anche a scopo edilizio, è già un'attività ben avviata. Autrefois, le bambou n'a pas aucune importance à Marmelade. Mais avec l'arrivée ex-défunt René Garcia Préval, bambou a une importance économique pour planter, et puis il y a une usine qui est capable de vendre bambou à tout. Mais autrefois, le bambou utilisé à Marmelade, c'est pour souffler dans la rara ou bien que du sécaille. Mais actuellement, là, le bambou est très coûteux à Marmelade. On utilise pour faire une terre, pour mettre en bas dans le béton. On peut vendre ici, on peut transformer. Le bambou a une grande importance à Marmelade. Anche nella riserva ecologica Winnie Farm, già a partire dagli anni 50, si coltivano molte varietà di bambù ottime per costruire. This is multiplex bamboo. Since 1956, my dad brought it in. Now this little thing is made with Philostachys, which is another bamboo we have here. And this is Guadua. Guadua, I'll show it to you. Guadua is specially for building homes, for construction. This is the bamboo house. Normally, basically, we had on the 2 past years 2 architects, one from UK, the girl from Mexico. They came in Haiti to help people, to teach people that they can use the local material to build their own house. The bamboo, we grow bamboo in Haiti. You can look at behind you guys, that is the Chinese bamboo. We grow this bamboo here. And we don't use cement to make the adobe. We use the brown soil under your feet to mix with right sands. We mix it with leaves of vetiver. We make to build the adobe. But we don't buy anything. We just take the bamboo in our area, and also we take the mud in our area to build this house. A Winnie Farm si sperimentano inoltre altri materiali da costruzione alternativi, come la plastica riciclata. In particolare quella di piatti e scodelle per il cibo da asporto, che riempiono fiumi e canali di Haiti. How we did it, we put 60 plates together, we compress them, we put them in the bag, we wire them, and also instead using the concrete block, we use the styrofoam block. And after, we cover it with cement because they are flammable. Un ultimo ostacolo all'uso di materiali costruttivi alternativi al cemento è la burocrazia. What happens is when some clients want to go for alternative materials also, the ones that depend on bank loans or that need a good insurance, it's difficult because the bank won't insure a house that is not proven to be structurally resistant. So for example, building in bamboo, it might be internationally known as a good structural material, but if in Haiti the laws doesn't confirm that it's approved building material, the insurance won't cover it. Eppure esistono esempi della solidità e sicurezza dei materiali alternativi. Voici, les maisons en bambou, il y a à peu près de 17 ans. Il est très pas sismique, et puis jusqu'à maintenant, il est encore ferme.